Il congiuntivo crea sempre tanti problemi agli studenti di italiano, soprattutto quando parliamo di concordanza, cioè scegliere il tempo giusto del congiuntivo in base al verbo della frase principale. Ma non ti preoccupare perché in questo video vedremo proprio questo. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Prima di tutto, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono molto contento di avervi qui con me per una nuova lezione di italiano. Se non l'avete già fatto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non volete perdere le future lezioni e i vlog in giro per l'Italia. Fino adesso ho fatto dei video a Milano, Roma, Venezia, ma non vi preoccupate, quest'estate ne arriveranno tanti altri. Quindi se non volete perdere i vlog futuri, beh, è molto semplice, dovete semplicemente iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così che sarete notificati ogni volta che pubblico un nuovo video. Nel video di oggi parleremo di concordanza al congiuntivo, cioè di come scegliere il giusto tempo del congiuntivo in base al verbo che abbiamo nella frase principale. Io ho già fatto 2 video sul congiuntivo in cui vi spiego quando si usa il congiuntivo e anche come usare il congiuntivo con il condizionale vorrei. Però nel video di oggi ci concentreremo su come scegliere il giusto tempo del congiuntivo in generale, in base alla relazione temporale che c'è tra la frase principale e la nostra frase dipendente al congiuntivo. Se non avete visto i miei video precedenti sul congiuntivo, non vi preoccupate, però vi consiglio almeno di vedere il primo video sul congiuntivo, questo che vi lascio qui su da qualche parte e anche sotto in descrizione. Questo perché se guardate prima quel video sarà più facile capire questo. In generale però facciamo un piccolo riassunto. Quando si usa il congiuntivo? Beh, il congiuntivo in italiano si usa quando nella frase principale abbiamo un verbo che esprime dubbio, emozione, opinione. Quindi quando abbiamo verbi come penso, credo o paura nella frase dipendente avremo il verbo al congiuntivo. Però la domanda è: quale tempo del congiuntivo? Perché in italiano esistono 4 tempi del congiuntivo: il presente, il passato, l'imperfetto e il trapassato. Quindi come faccio a scegliere il tempo giusto e in base a cosa? Beh, devo chiedermi qual è la relazione temporale tra le due frasi. Cioè, qual è la relazione temporale tra credo, per esempio, e quello che voglio dire nella mia frase dipendente. Le due azioni stanno avvenendo nello stesso momento? Oppure una viene dopo l'altra o prima dell'altra? Beh, in base a questo io posso scegliere il tempo giusto del congiuntivo. E tutto questo semplicemente si chiama concordanza. Prima di tutto facciamo una breve ripetizione dei tempi del congiuntivo e vi faccio questo dandovi la prima persona singolare di alcuni verbi. Facciamo il verbo essere e il verbo andare. Il presente del verbo essere al congiuntivo sarà che io sia, il passato che io sia stato o stata, l'imperfetto che io fossi e il trapassato che io fossi stato o stata. Invece se prendiamo per esempio il verbo andare, avremo al presente congiuntivo che io vada, al passato che io sia andato o andata, all'imperfetto che io andassi e al trapassato che io fossi andato o andata. Adesso che abbiamo ripetuto i tempi al congiuntivo, dopo questa lunga introduzione, possiamo finalmente iniziare con la lezione di oggi. Prendiamo come esempio questa frase: credo che sia una buona idea. Credo che sia una buona idea. In questo caso io credo ora, in questo momento, infatti sto usando il presente del verbo credere, credo, che sia una buona idea ora, adesso. Quindi in questo caso la relazione temporale tra le due frasi, credo e che sia una buona idea, è di contemporaneità. Cioè le due frasi avvengono, le due azioni avvengono nello stesso momento. Io sto formulando la mia opinione, credo, adesso, ma anche l'idea è buona adesso, in questo momento. Perciò, come potete vedere, le due frasi sono contemporanee, cioè le due azioni avvengono nello stesso momento. Credo ora che sia una buona idea ora. Quindi, quando stiamo esprimendo l'idea di contemporaneità, cioè le due azioni avvengono nello stesso momento nel presente,
useremo nella frase principale un verbo al presente, come nel nostro caso, credo. Invece nella frase dipendente useremo il congiuntivo presente. In realtà però possiamo usare anche il congiuntivo presente per esprimere l'idea di posteriorità, cioè un'azione che avviene nel futuro rispetto all'azione della frase principale. E onestamente questo è abbastanza facile, perché voi sapete che in italiano il presente viene anche usato per parlare di azioni future. Vediamo subito un esempio. Penso che Luca parta tra 2 ore. Penso che Luca parta tra 2 ore. Beh, come potete vedere, io penso adesso che Luca parta, cioè farà questa azione tra 2 ore. Quindi l'azione di partire di Luca è futura rispetto a penso, perché io penso adesso. Però, come vedete, potete usare anche il futuro se volete e dire penso che Luca partirà tra 2 ore. Funziona benissimo. Allo stesso tempo, però, possiamo usare anche il congiuntivo e useremo il congiuntivo presente per esprimere l'idea di un'azione futura rispetto al mio penso. Adesso vi darò altri esempi con la stessa relazione temporale. Per esempio, credo che Luca sia ancora a casa. Credo che Luca sia ancora a casa. In questo caso di nuovo abbiamo una contemporaneità, cioè 2 azioni che avvengono nello stesso momento. Io credo in questo momento che Luca sia ancora a casa in questo momento. E possiamo fare lo stesso anche con una forma progressiva e per esempio dire penso che Luca stia partendo adesso. Penso che Luca stia partendo adesso. In questo caso usiamo un presente progressivo, però al congiuntivo, quindi usiamo il verbo stare più il gerundio. Io penso ora, in questo momento, che Luca stia partendo ora, in questo preciso istante, in questo momento. Però, se la relazione temporale adesso è presente-passato, cioè parliamo di una relazione temporale di anteriorità, cioè che la seconda azione, quella nella frase dipendente, succede prima dell'azione nella frase principale. Cosa faremo? Beh, è molto semplice. Dobbiamo usare il congiuntivo passato. Per esempio, penso che Luca sia partito 2 ore fa. Penso che Luca sia partito 2 ore fa. Quindi io sto dicendo che penso ora, in questo momento, che Luca sia partito 2 ore fa. Quindi l'azione di partire di Luca è precedente alla mia azione di pensare questo. Quindi io penso ora che Luca sia partito 2 ore fa, nel passato. In questo caso abbiamo una relazione temporale di anteriorità e per esprimere questo useremo il presente nella frase principale e il congiuntivo passato nella frase dipendente. Un altro esempio può essere: credo che sia stata una buona idea. Credo che sia stata una buona idea, cioè credo adesso che sia stata una buona idea nel passato, non lo so, 2 ore fa, 2 giorni fa, 2 anni fa, non importa. Però tutti gli esempi che abbiamo detto adesso sono al presente nella frase principale. Penso, credo. Ma cosa succede se nella frase principale abbiamo un verbo al passato? Beh, l'idea è sempre la stessa. Noi possiamo avere una contemporaneità nel passato, cioè che 2 azioni avvengono nello stesso momento nel passato, o una relazione di anteriorità nel passato, cioè che un'azione avviene in un passato più lontano, più passato, rispetto ad un'altra azione. Beh, in questo caso che cosa faremo? Beh, come vi ho detto, la logica è esattamente la stessa. Quello che cambia è ovviamente la scelta dei tempi. Per esempio, pensavo che ti piacesse il calcio. Pensavo che ti piacesse il calcio. Cioè io pensavo nel passato che il calcio, ti piaceva, ma adesso ho scoperto che non ti piace. Quindi pensavo che ti piacesse il calcio, abbiamo 2 azioni che avvengono nello stesso momento nel passato. Perciò useremo il verbo pensavo, quindi un passato, per la frase principale e il congiuntivo imperfetto nella frase dipendente. Pensavo che Luca partisse ieri. Pensavo che Luca partisse ieri. In questo caso noi abbiamo una relazione di contemporaneità al passato, cioè io pensavo ieri, o comunque nel passato, che Luca partisse
ieri. Quindi le due azioni avvengono nello stesso momento nel passato. In realtà qui è un po' più complicato di questo, perché pensavo che Luca partisse ieri potrebbe anche essere una sorta di posteriorità, cioè io pensavo tanto tempo fa che Luca partisse ieri. Quindi in questo caso l'azione di partisse ieri è futura rispetto al mio pensavo, però è comunque nel passato. Questo si chiama futuro nel passato e si può anche esprimere con il condizionale passato e dire pensavo che Luca sarebbe partito ieri. Però questo è un po' più complicato, quindi se volete possiamo approfondire anche questo argomento in un prossimo video. Quindi se siete interessati fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Però io posso anche esprimere l'idea di un'azione passata che succede in un tempo ancora più passato rispetto all'azione nella mia frase principale. Per esempio, pensavo che Luca fosse già partito. Pensavo che Luca fosse già partito. Cioè io pensavo in un momento nel passato che Luca fosse già partito in un momento ancora più passato. Quindi, come potete vedere, se noi vogliamo esprimere una relazione di contemporaneità tra le due frasi al passato, useremo un tempo passato, per esempio pensavo, nella frase principale, più un congiuntivo imperfetto nella frase dipendente. Invece, se vogliamo esprimere una relazione di anteriorità nel passato, cioè l'azione della frase dipendente avviene in un passato ancora più passato rispetto alla frase principale, useremo il congiuntivo trapassato. Ora, questa è una cosa molto importante. Osservate attentamente questa tabella. Come vedete, questa tabella riassume semplicemente quello che abbiamo detto fino adesso. Come potete vedere, in alto abbiamo il presente o il passato nella frase principale e poi in basso, nei 4 riquadri, abbiamo ogni tempo del congiuntivo in base alla relazione temporale che vogliamo esprimere. Come vedete però c'è una linea rossa in mezzo. E questa linea non può essere mai attraversata, mai. Io se nella frase principale ho un verbo al presente, per esempio penso o credo, non potrò mai usare il congiuntivo imperfetto. Se voglio dire che quell'azione è passata rispetto al mio penso o credo, devo usare il congiuntivo passato. Il congiuntivo imperfetto lo devo lasciare lì, non posso usarlo. E lo stesso vale al contrario, se io ho un verbo al passato nella frase principale, pensavo, credevo, non posso poi tornare al congiuntivo passato, devo scegliere o l'imperfetto o il trapassato. Quindi in realtà, quando voi dovete scegliere il tempo, non avete 4 opzioni, ma ne avete solo 2, perché potete scegliere i 2 tempi del congiuntivo giusti in base al verbo che avete nella frase principale. Se nella frase principale avete un presente, è facile, dovete scegliere tra il congiuntivo presente o il congiuntivo passato. Se invece nella frase principale avete un passato, quindi un passato prossimo, un imperfetto, dovete scegliere tra il congiuntivo imperfetto e il congiuntivo trapassato. Quindi in realtà, come vedete, le scelte sono 2, non sono 4, quindi forse questo rende le cose un po' più semplici. Va benissimo, allora per il video di oggi abbiamo finito. Io spero che vi sia piaciuto, so che è un argomento un po' complesso, quindi se avete domande fatemelo sapere qui sotto e ovviamente continueremo a parlare del congiuntivo perché ho tante altre cose da dirvi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto e voi volete supportarmi, far crescere il mio canale, dovete fare solo una cosa molto semplice: lasciare un bel mi piace, un bel like sotto a questo video, perché se voi lasciate un like l'algoritmo di YouTube capisce che questo è un video utile, lo consiglierà a più persone, il mio canale crescerà e io potrò fare più viaggi in giro per l'Italia e portarvi tanti nuovi contenuti di qualità qui sul canale. Non dimenticatevi anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram Teacher Stefano per non perdere nessun aggiornamento. Va benissimo, noi per il video di oggi abbiamo finito e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!